Per il sacco prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 31 catenelle. 2, 3. Iniziamo a lavorare il primo giro dalla seconda catenella dall'uncinetto. Io lavorerò nel filetto dietro, voi potete lavorare come siete abituate. Lavoriamo 29 punti bassi, 2, 3 e 29. E nell'ultima catenella lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti nello stesso punto. 1, 2, 3. Ed ora torniamo indietro lavorando sull'altra metà delle catenelle. Lavoriamo 28 punti bassi, 1, 2, 27, 28 e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento doppio, quindi 3 punti. 1, 2, 3. Ed ora iniziamo a lavorare a punto canestro. Per questo punto lavoriamo una catenella, saltiamo un punto di base e nel successivo lavoriamo un punto basso. E ripetiamo una catenella, saltiamo un punto e nel successivo un punto basso e continuiamo così per tutto il giro. Continuiamo a lavorare questo punto per tutta l'altezza desiderata del nostro sacco. Una volta lavorato il primo giro, la lavorazione è uguale. Facciamo una catenella e il punto basso lo lavoriamo nell'archetto creato dalla catenella. Quindi non entriamo nella catenella, ma nel buco creato dalla catenella. Una catenella, saltiamo il punto basso e il punto basso di questo giro lo lavoriamo nell'archetto. E continuiamo così fino a raggiungere l'altezza del nostro sacco. Io per il mio sacco ho lavorato 35 giri e come vedete ho inserito dei giri di un secondo colore. Non serve che contiate ogni volta il giro, che teniate l'inizio del giro, perché continuiamo a lavorare in tondo finché otteniamo l'altezza che ci piace di più. Voi potete farlo tutto di un colore, di 2 colori o di più colori. Arrivati all'altezza che ci piace, tagliamo il filo. E se vogliamo possiamo connettere il lavoro con un punto bassissimo dove avremo lavorato il prossimo punto. Nascondiamo questo filo attraverso i punti per arricciare il sacco prepariamo una fila di catenelle di circa 90 catenelle e tagliamo il filo. Con ago e filo potete utilizzare filo da ricamo o anche lo stesso filo che state utilizzando per l'amigurumi. Ricamiamo la bocca. Entriamo da dietro da uno dei fori della testa e usciamo dove vogliamo che cominci la bocca. Lasciamo una codina dietro e ricamiamo. Portiamo il filo dietro,
Annodiamo tra loro questi fili, tagliamo uno dei due fili e nascondiamo l'altro all'interno della testa e tagliamo. Mettiamo il berrettino sulla testa, coprendo quasi gli occhi o comunque come vi piace di più, e cuciamo con qualche punto. Ripassando sui punti della lavorazione. In questo modo la cucitura sarà invisibile. Terminata la cucitura, facciamo passare il filo all'interno del berretto e infilando il filo del cerchio magico che avevamo lasciato all'esterno, diamo la forma che preferiamo al berrettino. Quindi, per esempio, questa, entro all'interno di questo punto e esco dove ho fatto uscire il filo con cui abbiamo cucito il berretto. E annodo questi due fili per fermare in posizione il berretto. Tagliamo e nascondiamo. E questo è il risultato. Per riempire il sacco e perché abbia un peso, io ho deciso di utilizzare le lenticchie secche, ma avremmo potuto utilizzare riso, ceci o anche ghiaia. Li mettiamo in un sacchetto di plastica e chiudiamo il sacchetto. E mettiamo il sacchetto con le lenticchie o quello che avete scelto all'interno del sacco. Con l'ago ho inserito la fila di catenelle come se fosse una corda per chiudere il sacco e lo chiudiamo quanto ci piace di più, considerando che poi qui dobbiamo mettere la testa, quindi non lo chiudiamo del tutto, ma quanto basta per posizionare la testa e che non si veda l'interno. Annodiamo e facciamo un fiocco e questi fili li possiamo passare all'interno del sacco. E questo è il risultato. Ora posizioniamo la testa come ci piace di più e le mani nella posizione in cui le vogliamo. E fissiamo il tutto con degli spilli. Cuciamo le mani con qualche punto e annodiamo questi due fili e usiamo uno di questi due fili per dare qualche punto per cucire la testa al sacco. In questo modo saranno proprio sufficienti un paio di punti. Cuciamo un bottoncino dietro, in questo modo possiamo abbottonare l'elfo al sacco. Avendo cucito in questo modo l'elfo al sacco, possiamo in qualunque momento aprire il sacco, togliere il ripieno e lavare il nostro lavoro. Io devo dire che sono veramente molto soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo e ovviamente spero tanto che piaccia anche a voi. Lo possiamo utilizzare come fermaporte o semplicemente come decorazione natalizia, magari vicino all'albero.
Non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate di questo nuovo progetto e di leggere i vostri messaggi. Se lo rifate, mi raccomando, mandatemi le vostre foto, sapete che potete condividerle con me creando un post sulla mia pagina Facebook o taggandomi in Instagram. Se vi è piaciuto questo tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è veramente molto importante, di condividere il video, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo schema e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo progetto, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e come sempre nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!